Ciao a tutti signore e signori e benvenuti a questa nuova deck profile. Vi presento uno dei miei deck preferiti, penso uno dei migliori rogue deck del formato attuale, ovvero il Mech Knights Invoked. Passiamo dunque alla lista delle carte che gioco. Iniziamo dal main. Ovviamente gioco 3 Aleister l'invocatore. eh, diciamo nucleo del deck, ci permette di accedere a invocazione e quindi di passare ai mostri fusione che sono quelli che vogliamo. Dopodiché giochiamo i 3 Mech Knight Crepuscolo Viola, 2 Cielo Blu, un Indaco, un rosso e un giallo. Questo penso che sia il set giusto. Verde e arancione sono Mech Knights che non ci serviranno praticamente mai. Gioco 3 di viola e solamente 2 di blu, semplicemente per il fatto che viola è il searcher che maggiormente usiamo. Blu lo usiamo e possiamo giocarne fino a 2, ma secondo me giocarne 3 è troppo pesante. Semplicemente questo. Una volta giocavo anche 2 di Eclisse Indaco per il fatto che si sposta, ma uno velocizza il mazzo e niente, secondo me è giusto giocarli così. Giallo e rosso ci possono tornare sempre utili perché comunque ci aiutano a pulire un po' la board avversaria. Tra l'altro i loro effetti non sono una volta per turno, quindi potremmo anche, tipo, che ne so, evocare rosso e avere giù Indaco. Rosso spacca uno, Indaco effetto, sposta e spacca un altro. Questo era il reparto Mech Knights. Di mostri non giochiamo altri se non le hand trap. Gioco 2 Ash Blossoms e 3 Orco Fantasma. Solitamente gioco sempre 5 hand traps perché secondo me giocarne di più rischia di farci briccare. Inoltre, molto importante da dire è l'importanza di Fioritura di Cenere perché è un mostro di tipo fuoco. Uno dei mostri fusione che tireremo necessita di un mostro fuoco e niente, quindi ecco, Ash Blossom è una delle carte più importanti. Possiamo tirarla, nel senso attivare il suo effetto, quindi mandare al cimitero per evitare che l'avversario cerchi e nel turno successivo fare fusione con lei al cimitero. Detto questo, passiamo direttamente alle magie. Gioco 3 invocazione. Prima ne giocavo 2, ma credo che anche hardroare invocazione non sia alla fine così male. Poi gioco 3 collasso magico, ovviamente, e insieme alla terreno 2 terraformare, perché adesso sta a 2. In questo modo possiamo dire che abbiamo molti accessi a invocazione. Abbiamo 3 più altri 3 di Aleister sono 6, più i 3 collasso magico siamo a 9 e più 2 terraformare siamo a 11. Prima giocavo 2 invocazione e si poteva fare, giocavo 3 terraformare e quindi avevamo comunque 11 accessi all'invocazione. Adesso diciamo che con terraformare in meno e un'invocazione in più praticamente è la stessa cosa e non ci importa più di tanto. Dopodiché, altre magie che gioco sono un libro della legge, una super polimerizzazione, 2 fusioni istantanee, abbiamo alcuni target molto interessanti, 2 controllamente, che stavo pensando di portarlo a 3, perché essendo un deck che parte per secondo, controllamente ci torna sempre molto utile
per rubare un mostro all'avversario e linkare con esso. Poi gioco di main due turbini gemelli, ovviamente due capro espiatorio, che penso che sia una delle carte più forti del formato, perché basta tirare nell'end dell'avversario e per il turno successivo abbiamo 4 materiali per linkare. Dopodiché gioco anche ovviamente due richiamato dalla tomba, che sta a 2, per negare, diciamo, le cantrap avversarie, ma anche in realtà negare qualsiasi effetto che l'avversario ti va al cimitero. Un Raigeki, perché ovviamente partendo per secondo ci torna sempre utile. E mostro resuscitato che, vabbè, ormai si mette un po' ovunque perché il Reborn non ci fa schifo. E poi stranamente, diciamo, di main gioco due scontro d'armi pari, sempre per ragionamento del partire secondo. Questo è un deck che parte secondo ed è forte per quello, ma a volte ci potranno trovare davanti delle board assurdamente forti e quindi possiamo skippare direttamente la battle e alla fine della battle tirare scontro d'armi pari. La maggior parte delle volte tirando questa si riesce a UTKppare. Passiamo adesso all'extra. Di extra ovviamente giochiamo all'estero invocatore della follia, fulcro enorme dell'OTK. Semplicemente per il fatto che una volta che facciamo fusione possiamo scartare una carta e portarci alla mano dal deck un'invocazione o libro della legge. Poi gioco una stella del mattino, fortissimo perché in pratica eh, i mostri mech cavaliere non possono essere distrutti in battaglia se il mostro con cui stanno combattendo non sono nella stessa colonna. Inoltre, se non sono nella stessa colonna e i mostri combattono, non vengono distrutti, ma a parte quello non subisco neanche danno. Il giocatore che controlla questo non subisce danno, non subisce danno. E poi mech cavaliere spettro supremo. Anche se onestamente, anche se lei può attaccare direttamente per 3000, se non ci sono mostri nella sua stessa colonna, tiro molto più spesso lui, perché sì, cioè, credo sia più forte. Inoltre richiede solo un mostro meccavaliere e un altro qualsiasi mostro, mentre quest'altro invece richiede per forza mostri meccavaliere. Poi gioco un Linkuribo, un ragno link, semplicemente questi per togliere i token di capro espiatorio. Poi gioco decodificatore trasmittente, è diciamo una staple, ci serve per superare i ciccioni, diciamo. Se l'avversario ci tira un mostro troppo ciccione, tiriamo giù lui, oppure tiriamo giù calibro carica. Entriamo in battle, in damage rubiamo un mostro e nella main 2 possiamo addirittura linkare e niente. Questo ci serve per superare board un po' troppo devastanti. Poi di mostri fusione gioco ovviamente due Mekaba. Mekaba è una negazione una volta per turno, però non è una hard once per turn, nel senso che se riusciamo a tirare giù Mekaba abbiamo una negazione e un'altra negazione. Molti pensano che Mekaba sia, diciamo, il mostro fusione fulcro di questo deck. Io non la penso uguale perché penso che il fulcro del deck sia Purgatrio invocato, che infatti gioco in 2x. Per Purgatrio esiste l'OTK perché attacca tutti i mostri una volta l'uno, fa perforante e inoltre si boosta l'attacco. Se non dovesse bastare, i tiriamo su una Leicester, gli boostiamo ancora 1000 e così possiamo TK'are. Poi gioco ancora Raijin, nonostante nel link format sia un po' diciamo inutile, però se riusciamo a diciamo predictare la giocata link dell'avversario possiamo diciamo bloccarlo. Inoltre il boss monster di questo deck è Elysium fortissimo. Possiamo bandire un mostro invocato, anche lui stesso, da cimitero o terreno.
e banniamo tutti i mostri dell'avversario con lo stesso attributo. Eh, il fatto interessante è che Elysium viene considerato come qualsiasi attributo, a parte il divino, vabbè, però è già fortissimo così. Poi gioco Fango Drago delle Paludi, lo tiro giù solamente di Super Poli perché è il mostro più generico, il mostro fusione più generico credo che ci sia al momento. Infatti richiede solo due mostri con lo stesso attributo ma tipi diversi. È abbastanza facile da tirare. E poi gioco ovviamente il limite dei mille occhi, lo calo giù di Instant Fusion, rubo un mostro all'avversario, lo tributo per l'incuribo. E niente, questo era l'extra. Molto probabilmente si può implementare reparto link, ma diciamo che a me basta, personalmente è bastato sempre così. Passiamo alla side, 3 viaggio condiviso, perché in questo formato si cerca, si cerca ancora molto, soprattutto se ci troviamo contro, che ne so, Trickstar o Sky Striker. Poi gioco 2 maschera a restrizione, questo contro True Draco è fortissimo. Mi è capitato di giocarlo contro Layer of Darkness ed è fortissimo perché blocca tutto. E inoltre, considerate che c'è un'errata. Se avete una copia vecchia di questa carta, ci sarà scritto che nessun giocatore può tributare mostri. In realtà, la nuova versione dice che nessun giocatore può offrire carte come tributo. Qualsiasi carte, quindi contro True Draco è davvero fortissimo. Poi giochiamo 2 Dimensional Barrier contro Thunder Dragon, contro Burning Abyss, fortissimo, perché basta che dichiariamo o fusione nel caso di Thunder Dragon o Xyz nel caso di Burning Abyss e niente, blocchiamo la giocata dell'avversario 90% delle volte passano il turno. Gioco poi 2 Droll. Droll, diciamo. eh, una volta lo giocavo di main, ma credo che il suo tempo sia quasi passato. È ancora fortissimo, ci mancherebbe, perché se vediamo che l'avversario cerca davvero tanto, sidiamo Droll e lo stoppiamo così. Però credo che attualmente possa bastare Ash. Dopodiché gioco 3 riavvio rosso contro deck che giocano molto le trappole. È vero che gli concediamo una set in più, però lo possiamo tirare dalla mano pagando metà dei life points e inoltre non possono più attivare trappole per il resto del turno, quindi credo che sia davvero fortissimo. E le ultime 3 carte che gioco di side sono Forza Riflessa Tempestosa. Questo per il fatto che a volte le board avversarie possono essere davvero terrificanti. E niente, secondo me è una carta che la gente non si aspetta. E inoltre delle forze riflesse credo che questa sia la più forte al momento perché in pratica fa rimbalzare in mano tutti i mostri in posizione di attacco dell'avversario. E se facciamo ritornare in mano dei mostri usciti dall'extra deck, per l'avversario sarà molto più difficile poterli recuperare. E niente, quindi penso che questa sia una carta che possa pulire la board avversaria in maniera efficace e soprattutto eh, non facilmente doggiabile dall'avversario, perché anche carte che non possono essere distrutte o targettate vengono comunque rimbalzate in mano per effetto di questa carta. Appunto perché non distrugge e non targetta. Questa era la side. Vi mostro brevemente eh, come funziona l'OTK. Teniamo in considerazione che l'avversario abbia, abbia un mostro, ok? Teniamo conto che l'avversario, che ne so,
abbia questo mostro dalla sua parte, un kaiju qualsiasi, un qualsiasi mostro in realtà. E noi, che ne so, abbiamo in mano Aleister, o nel caso non abbiamo Aleister, possiamo procurarcelo con, o terraformare o direttamente con Collasso. E teniamo conto di avere un Mech Knight, per esempio. Facciamo normal di Aleister. Ok. Aleister ci porta in mano invocazione. Settiamo invocazione nella colonna del suo mostro. Tiriamo giù cielo blu. Cielo blu cercherà, questo sì, vabbè, non ci interessa. Considerate che in mano abbiamo, essendo partiti secondi, abbiamo almeno altre 3 carte, se vogliamo considerare che abbiamo usato Collasso Magico. Qua linkiamo Aleister, l'invocatore della follia. Usiamo invocazione con loro due. Tiriamo giù Mikaba. Scartiamo uno e ci aggiungiamo alla mano un'altra invocazione. Recuperiamo l'invocazione dal cimitero, recuperando quindi Aleister. Se in mano abbiamo altri mostri, possiamo usare invocazione. Quindi, allora, boosteremo Mekaba di 1000. Tiriamo di nuovo invocazione. Usiamo Mekaba al cimitero, qualsiasi mostro che abbiamo in mano. Tendenzialmente sarà un mostro Mech Knight oppure le Entrap. Quindi useremo un altro mostro luce. E tiriamo giù il nostro secondo Mekaba. Ok. A questo punto scartiamo uno, però a questo punto non cerchiamo più invocazione, ma cerchiamo libro della legge. Ecco qua. Questo Mekaba è boostato di 1000, quindi attacchiamo con questo Mekaba, poi attacchiamo con quest'altro, 1008. Facciamo libro della legge, questo è andato, ributtiamo un Mekaba, Purgatrio e attaccare. L'UTK funziona così, ovviamente dipende molto dalla board avversaria, ma partendo secondo e tirando giù Purgatrio pulite tranquillamente la board avversaria. Una cosa che molte volte aiuta è forzare l'attivazione avversaria di appunto Capro Espiatorio e attaccare poi di Purgatrio che fa perforante, quindi se OTK con lui molto, cioè, molto facilmente, ecco. Grazie a tutti per aver guardato, lasciate un like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento con suggerimenti e varie e se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.